Ciao a tutti e oggi andiamo a presentare un nuovo gioco. Questo gioco si chiama Dismantle, praticamente lo trovate anche su Steam. Vi leggo di che cosa si tratta. Esci dal rifugio, distruggi tutto, fuggi dall'isola maledetta. Esplora, combatti, aumenta di livello e sopravvivi. Raccogli, crea, fai anche la caccia, costruisci, coltivi. Puoi anche andare a risolvere poi enigmi, andare a pesca e anche addirittura poi cucinare. Insomma, devi sopravvivere in questo mondo, ossia su quest'isola. E dunque, allora vi dico che per quanto riguarda le valutazioni sono molto positive. Lo sviluppatore è 10 Tons Ltd. E naturalmente in modalità single player, ma la potete andare a giocare anche in coop locale a schermo condiviso. Non è però purtroppo in lingua italiana. Al momento questo gioco costa 19,99 €. Questo è il prezzo, naturalmente vi invito anche a controllare il prezzo che di solito è più basso su Instant Gaming, andando a utilizzare naturalmente il mio link che metterò poi sempre in descrizione. Dunque ragazzi, io ho provato per circa mezz'ora il gioco, quindi non vi posso dare un'opinione complessiva perché l'ho giocato veramente poco, però vi posso spiegare in cosa consiste, cioè quello che dovete fare all'interno di questo gioco. Intanto iniziate con un certo livello e quindi vi troverete anche ad affrontare delle quest che vi daranno punti esperienza. In base a questi punti esperienza naturalmente andrete a livellare. Dovete andare a distruggere, infatti si chiama dismantle, che significa appunto smantellare alcuni oggetti. Ovviamente alcuni oggetti li potrete fare fin da subito, altri mano a mano che andrete a upgradare i vostri tools. In questo caso iniziate con una specie di piede di porco, non saprei come definirlo in italiano. Allora, come potete vedere vi dovete recare al fuoco, al campfire, e lì potete fare i vari upgrade. Per poterli fare vi servono però dei materiali, come in questo caso possono essere la legna e il metallo. Una volta che avete ottenuto i materiali procedete con l'upgrade. Ovviamente, come vi dicevo prima, ogni oggetto richiede un certo tipo di livello di, vedete questo qui, di danno, quindi per far fuori, distruggere quindi il tavolino serve il livello 10 ed è così la base del gioco. Appunto ragazzi, in quest'isola troverete varie cose che sono composte quindi da vari materiali, quindi la roba di ferro sarà metallo, la roba in legno appunto sarà di legno e poi ci sarà la stoffa e non so poi se altri materiali, adesso inizialmente ho visto questi. Ovviamente più andrete a trovare materiali, quindi mettere da parte i materiali, più potrete andare a costruire i vari oggetti. Come potete vedere poi è un gioco con la prospettiva dall'alto. Quindi inizialmente il vostro scopo sarà quello appunto, come vi spiegavo prima, di andare ad aumentare il danno in modo da poter andare a distruggere più oggetti possibili. Per farlo, come vi ho spiegato, basterà semplicemente vedere, vedete in questo momento che vado a cliccare e andrà a aumentare il danno. Quindi col passare del tempo sarò in grado di fare sempre più danno e quindi andare a distruggere sempre più oggetti. Uscendo poi da questo primo punto andrò a incontrare anche dei nemici. Infatti l'intera mappa, quindi l'intera isola è suddivisa in varie zone. Principalmente troverò dei nemici di livello basso, poi mano a mano che andrò avanti nell'avventura dovrò affrontare nemici più potenti. Ecco perché c'è anche tutto il discorso legato al danno, ma potrò andare anche a craftarmi delle nuove armi. Se non ho capito male, poi avrò dei nemici semplici, ma poi dovrò affrontare anche dei boss. Quindi quando mi troverò in zone dove saranno ricche di nemici dovrò anche stare attenta a non fare rumore, quindi a girarmi con cautela in modo da non attirare l'attenzione di questi nemici.
Dunque ragazzi, la cosa più divertente è che potete veramente andare a distruggere tutto quello che trovate all'interno di questo gioco. Ovviamente ci saranno, come spiegato prima, degli step per poter distruggere tutto. La cosa divertente è che potete anche fare tutto grazie al piede di porco, che è lo strumento iniziale che vi viene dato, ma vi si dà anche la possibilità di andare a craftare nuove armi. Pur vero ragazzi che inizialmente molti nemici sono veramente forti, quindi come potete notare io sono anche morta. C'è da dire che nell'inventario poi si possono tenere un certo numero di oggetti e se non ho capito male c'è anche la possibilità di poter upgradare appunto la nostra borsa. Però inizialmente abbiamo una cassa che se non ho capito male dovrebbe essere illimitata, quindi possiamo andare a mettere tutti i materiali che vogliamo. Dunque ragazzi, questo a grandi linee è un po' questo gioco. Adesso vi dico per quali piattaforme esiste. Dunque ragazzi, allora questo gioco lo potete giocare su PlayStation 4, Xbox One e PlayStation 5 e poi naturalmente PC. Si tratta poi di un videogioco d'avventura e videogioco di ruolo. Se avete altre domande e curiosità su questo gioco, fatemi qui sotto nei commenti. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate tutte le campanelle. Ciao a tutti e alla prossima!